Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 22, il modello è in scala 1/8, l'edizione è Centauria. Questa macchina, tra i tanti titoli vinti, vinse il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo e troviamo il differenziale posteriore. Vi ricordo che è spiegato appunto nella specifica il posteriore perché questa è la prima auto che montò le 4 ruote motrici. E che poi, se non ricordo male, venne sconfitta soltanto dalla Lancia 037. Correggetemi se sbaglio. Il montaggio non è assolutamente complesso e questo è il risultato finale. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, volevo dire visualizzano, grazie davvero di tutto cuore perché siete voi la vita del canale. Se ci fosse qualcuno interessato anche al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. E infine ricordo alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, perché questo è di fondamentale importanza, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist perché potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Rimanete con me perché alla fine vi faccio vedere quello che è stato montato fino all'uscita numero 22. Andiamo a vedere gli elementi. Qui abbiamo le due sezioni che compongono poi alla fine il differenziale, è in plastica. Tutto quello che vi farò vedere è plastica, fatta eccezione per queste 4 parti nere che sono in gomma. Abbiamo i 2 semiassi, queste sono le cuffie di protezione dei mozzi. Questo è il coperchio laterale sinistro e questo è il coperchio laterale destro. Una serie di viti AP. Procediamo subito al montaggio. Dobbiamo mettere 3 viti. Mi creo il filetto, ma attenzione, non dovrò avvitarla fino in fondo, altrimenti la vite mi fa il foro sotto. Mi creo l'invito e tanto mi basta. Ok? Poi mi creo anche l'invito qui, dove poi andremo a mettere una delle cuffie. Tutto ciò che andremo ad avvitare sarà fatto con la vite AP. Prendo anche questo e vado a crearmi il filetto anche qui.
e mi vado anche a creare i due filetti qui. Queste viti poi mi serviranno perché attraverseranno da sotto il telaio e andranno a fissare contro lo stesso parte del differenziale. Ecco qui. Perfetto. Adesso vado a svitarmi queste tre viti. Ecco qui. E mi fisso le due sezioni del differenziale. Mettiamo prima tutte le viti, controlliamo e stringiamo. Va bene. Ok, fatto questo, metto questo così, con questa parte qui verso l'alto, prendo questo e lo vado a calzare. Qui abbiamo un taglio a mezzaluna e lo abbiamo anche qui. In più abbiamo i due perni che devono andarsi a inserire nei suoi fori dedicati, quindi lo metto così e lo innesto a pressione. Faccio la stessa cosa da questa parte. Guardate sempre il taglio a mezzaluna. Ecco qui. A questo punto prendo le cuffie, mi vado a rimuovere le due viti così, prendo questo e lo vado a mettere così. Guardate, avete anche qui il taglio a mezzaluna, vedete? Quindi non vi potete assolutamente sbagliare. E lo inserite finché non sentirete il click. In questo caso non si è sentito, ma più di così non si inserisce, quindi va bene. Poi o da una parte o dall'altra non vi preoccupate, l'importante è che guardiate sempre la posizione che avete all'interno. Qui la mezzaluna, la stessa cosa, qui la mezzaluna, quindi così, e avvitate. Qui forse il click si sente, eccolo. Cosa fai, Michele? Se avete piacere date un'occhiata alla playlist, come vi ho detto prima, perché troverete anche l'ultima uscita della Lancia Stratos Livrea all'Italia e altre cose. Ecco qui. Poi semplicemente prendiamo i semiassi,
o da una parte o dall'altra non fa alcuna differenza perché è simmetrico il semiasse. Inseriamo così. A questo punto prendiamo il modello, prendiamo 2 viti AP, anzi 4 viti AP, io 2 li ho già qua, vi ricordate che mi sono creato i 2 filetti, vado a rimuoverle, bene, adesso vado a svitarmi questo pezzo perché è molto più scomodo riuscire a fissare questo, perché poi deve andare così. Adesso vi faccio vedere. Questo pezzo, questo perno va inserito qui, ok? E poi le 2 viti AP vanno messe una qui e 2 da sotto, come vi dicevo prima, attraversando il telaio. Ma io faccio questo e lavoro molto meglio. Mi vado a svitare queste 2 viti perfetto. Dobbiamo solo ricordarci la posizione, di non metterlo così, ma così. Il riferimento è che questo bordo deve rimanere a filo di questa linea. Vi faccio vedere, ve lo avevo già spiegato. Che io sbagliai a montare, anzi o meglio, lo feci giusto, ma dissi che era uguale allora montarlo sia da una parte che dall'altra, perché pensavo fosse simmetrico, così non è, vedete? Così è sbagliato, perché abbiamo il gradino qui, deve essere messo così. Quindi ricordatevelo. Fatto questo, prendo 2 viti AP e mi creo il filetto qui. Lascio la vite inserita, l'importante è che non attraversi la plastica, deve rimanere libera per poter inserire il differenziale. Metto un'altra vite da quest'altra parte, vi faccio anche notare una cosa: queste 2 viti AP hanno la tenuta garantita grazie al filetto che adesso io mi sto creando, ma questo foro di qua e di qua è più largo rispetto alle viti, perché le viti vi entrano dentro ma non si avvitano su questo pezzo, ed è giusto così, non vi preoccupate, non si muoverà di sicuro, mi raccomando. Anche lo spazio che magari pensate di aver fatto male il montaggio e quindi che avete qui, non vi preoccupate perché è così. Più di questo non potrete schiacciarlo. A questo punto, guardate, vado a mettermi il pezzo sopra. Una volta che sono certo della posizione, faccio semplicemente così. Ecco qua, e avvito da una parte e dall'altra, ovviamente. Stringete pure forte, senza esagerare perché non serve a nulla. Ecco qui, questo vi rimane così, va bene, perché tanto poi non si muoverà assolutamente. Adesso inserisco questo, l'albero di trasmissione, mi raccomando, perché questi 2 perni dove avevo messo prima le viti AP devono entrare
automaticamente in questi due spazi, quindi non vi potete sbagliare. Ok, adesso vado a stringermi di nuovo questo, quindi giro il modello e mi fermo la staffa. Fatto questo non mi rimane che mettere le due viti a P, quindi giro il modello che andranno ad avvitarsi sulle staffe del differenziale, e questi sono i due fori, uno e con questo abbiamo terminato il montaggio. Bene, ecco qua, guardate che spettacolo, un altro bellissimo elemento per questa splendida icona automobilistica. Questo pezzo lo metto sotto perché, non essendoci ancora le ruote posteriori, se appoggio mi vanno a battere i paraspruzzi e si piegano, ve lo avevo già spiegato. Poi passiamo adesso a farvi vedere, come promesso, quello che ho montato fino a questo numero. Cofano e lo splendido musetto, guardate che meraviglia. C'è da innamorarsi veramente, è stupendo. Vi dico soltanto che ci saranno 10 LED ad illuminare, frecce comprese, tutto questo spettacolo. Questa è la targa che usò, ovviamente nello specifico, scusatemi, a volte mi confondo con il pilota della Lancia Stratos, perché ho fatto il video numero 72 poco fa. Quindi ecco, questo è, come dicevo, la targa che usò Walter Rohr insieme a Christian, il suo copilota, quando appunto vinse il Rally di Monte Carlo nel 1984. È comunque la targa di quest'auto, a prescindere, non è che poi ovviamente una targa si cambi. Ecco qua, guardate che spettacolo, tutto in metallo. E qui abbiamo la riproduzione della fibra di vetro, bellissima, con tutte le battute delle guarnizioni riprodotte qui, che nella realtà sono in gomma, guardate, tutte. E il paracalore, perché qui sotto abbiamo il turbo. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, un abbraccio ragazzi, grazie di seguirmi, mi raccomando, non mancate di iscrivervi al canale, datemi una mano, e datemi anche consigli, mi raccomando. Ciao a tutti.